Salve carissimo amico Gunblad Scissor e grazie per la tua donazione. Il nostro carissimo amico Gunblad Scissor mi ha richiesto un video di trattare di un argomento e per questo mi ha dato una donazione. Quindi se anche voi volete che tratti di un argomento a vostra scelta, fate una donazione tanto qua nella chat con super chat, sticker, abbonandovi, regalando un abbonamento o comprando super grazie. Allora mi sono scritto la domanda, cioè il tema da trattare, facendo una foto e un ritaglio della super chat, perché purtroppo YouTube non te lo comunica in altro modo, devi andare a cercare nella super chat. Quindi qua sta il messaggio di Gunblad Scissor, vedete, e qua ci sto io. Poi se volete collaborare con me contattatemi in Facebook Sant'Enchan e vediamo se è il caso di collaborare. Gunblad Scissor, cosa ne pensi di certe persone senza tetto, disagiate e con figli minori a carico, che entrano nelle case altrui apparentemente abbandonate e permangono con la scusa che hanno figli minori? Purtroppo è un fenomeno sempre più diffuso. Innanzitutto stiamo di fronte a una occupazione di proprietà privata e quindi è un delitto, anche se non fosse più di proprietà della famiglia, di una famiglia altrui, di una persona, magari per ragioni giuridiche è stata sequestrata, magari c'è un'eredità in corso e quindi a volte la causa ereditaria può durare anni o decenni, oppure non hanno i soldi di ristrutturarla per venderla, o una persona è deceduta, l'unica proprietaria, e non si sa come destinare l'immobile, o non so, mi ricordo il caso Matteo Montesi, che è entrato in quella vecchia cascina che sembrava abbandonata, piena di carte, scartoffie, lui rompeva tutto, spargeva tutto per terra, e poi qualcuno dice che ha appiccicato il fuoco e che si è tutto abbruciato, però era di una cartomante che non so se stava sotto processo per qualche ragione. In pratica gli avevano sequestrato quella mansione, non so con che denaro l'aveva fatto, perché si faceva fare dei regali dalle persone allo stile magari Vanna Marchi, e quindi stava ancora avevano sequestrato quella mansione e stava in fase processuale, ma lui col suo bucaggio ha fatto un'irruzione non autorizzata in una proprietà privata, anche se ormai stava sotto l'egida di una procura, di un tribunale, e poi è anche andata a fuoco, perché lui avrebbe pernottato lì la notte, si sarebbe pure filmato di notte quando è partito l'incendio. Non si sa adesso come è partito, ma ci sarebbe un suo video che aveva fatto proprio nel tentativo di spegnere il rogo, che lui lo avrebbe o messo in privato o cancellato, o addirittura avrebbe cancellato il suo canale, ma qualcuno previdentemente, siccome lo seguono e tutto il resto, lo avrebbe salvato in Dailymotion o in queste reti sociali qua, tipo Odyssey, Rumble, che hanno poche visualizzazioni, ma lì si trova tutto, anche in Internet Archive, però lì devi cercare con link i video, quindi se ti risulta video cancellato non puoi trovare col titolo, a meno che qualcuno non l'abbia salvato in un account.
scaricare il video e ricaricarlo lì, ma di solito li trovi con il link. Però ritorniamo all'argomento principale, quello proposto da Gun Blood Schistor. Cosa ne pensi di certe persone senza tetto, disagiate e con figli minori a carico, che entrano nelle case altrui apparentemente abbandonate e permangono con la scusa che hanno figli minori? Magari non è una scusa, purtroppo c'è disagio nella nostra società, però da una parte hanno bisogno di aiuto, questo non lo nego, anche perché i figli sono quelli che ci rimettono di più. Che colpa hanno se i genitori o sono degli irresponsabili o hanno sfortuna nella vita perché magari hanno perso il lavoro e non possono più pagarsi l'affitto? Ci sono molte famiglie che non sono povere, sono di classe medio bassa, che lui lavora per pagare le bollette e il mangiare e lei lavora per pagare l'affitto. Quasi quasi non ci stanno mai in tutto il giorno. A salvarli c'è la scuola che a volte gli dà da mangiare per pochi euro ai figli e li tiene molto tempo fuori casa, anche nel doposcuola. Ecco perché molti bambini fanno il doposcuola, perché i genitori si ritrovano, se hanno fortuna, di pomeriggio, quindi già si levano il pranzo, si levano la mattinata, se no, se dovrebbero andare a prendere i figli alla scuola all'una, non hanno tempo di stare con loro e i minorenni non li può consegnare la scuola o farli uscire soli, devono uscire accompagnati. Magari molte famiglie non contano con zii, nonni, fratelli, sorelle, cugini, cognati, perché o non ce li hanno o non hanno tempo loro, che hanno anche loro cose alle quali pensare. Quindi la scuola salva molte famiglie nel fatto dell'alimentazione e di tenersi i loro figli gran parte del giorno. Infatti i problemi per molte famiglie è quando iniziano le vacanze tanto d'inverno come d'estate, perché loro continuano a lavorare tutto il giorno e i figli intanto dove li lasciano? Da qualche parente familiare o amico, se ce l'hanno, e se non è occupato anche lui con i propri figli o con altre cose. Gli anziani meno che mai, se sono malati. Ma ci sono famiglie che veramente lui c'ha i turni notturni, perché magari è una guardia in un centro commerciale e lei lavora si deve svegliare per andare al lavoro alle 5 del mattino, perché magari è insegnante e quindi non si possono responsabilizzare in tutto il giorno dei figli. Se perdono il lavoro, che fanno? Vanno in mezzo alla strada con i bambini. Purtroppo non ci sono dei piani di contenzione sociali, perché lo Stato dovrebbe dare degli alloggi o delle case popolari a chi più necessità ha o a chi lavora. Ora, io non che abbia nulla in contrario agli extracomunitari, per carità, ma sono venuti in tanti nel nostro paese e magari a loro qualche volta si ricordano di dargli l'alloggio popolare, non glieli danno agli italiani. Magari io non voglio mettere le persone l'una contro l'altra, però ci dovrebbero essere delle priorità. E quindi ultimamente mi sembra che non danno più l'alloggio popolare a nessuno, così non fanno torto a nessuno. Però ecco, ci sono delle persone che si meritano l'alloggio popolare, magari i senza tetto bisogna dargli un'opportunità di trovare un lavoro, ma con un lavoro umile e solo uno in famiglia non tiri a campare, non paghi l'affitto, non dai da mangiare ai figli e poi come portarli a scuola? Non sempre c'è lo scuola bus a disposizione. Nei piccoli paesi si va a piedi, ma nelle grandi città, nei grandi quartieri delle grandi città, no, è un problema. Quindi, come dire, carissimo amico Gun Blood Schistor, sì, è un torto che fanno queste persone e che nel peggiore dei casi danneggiano altri cittadini che non necessariamente sono ricchi, perché gli occupano la proprietà, magari una seconda casa, che si sono fatti col lavoro di tutta la vita,
o magari una casa in fase di successione, in fase successoria, perché non si mettono d'accordo gli eredi. Magari una casa o un appartamento, perché occupano pure gli appartamenti di tipo popolare, e un villino a schiera molto economico in un quartiere molto umile di lavoratori. Non è che una villa sul mare di varie centinaia di migliaia di euro, una villa nell'olgiata di qualche milione di euro. Magari si tratta di un villino a schiera molto scruso, molto umile, anzi fatiscente, che devi spendere un centinaio di migliaia di euro per metterlo in condizioni. Però non si decidono, perché magari vale più il terreno che non il villino a schiera, o più il terreno che non l'edificio di appartamenti. Non si decidono come ripartire l'eredità, perché magari sono persone anche non abbienti che tirano a campare ogni mese e vorrebbero ereditarlo tutto, perché vendendolo alla male, a male meglio, alla male peggio, magari ci guadagnano poco e male, ma sono soldi che gli servono per pagare i debiti che hanno, delle targhette di credito. Quindi da una parte non faccio una colpa a chi occupa con figli una proprietà altrui che magari è stata sequestrata, pignorata per debiti, sequestrata per cause giudiziali e penali, o perché sta in fase di eredità, ma ad un'altra capisco le persone che si possono sentire danneggiate da questa condotta, che è criminale comunque e che non ha giustificativi. Si può capire ma non si può giustificare. Che deve fare lo Stato? Deve fare da garante tra tutte le parti, quindi espellere gli occupanti. In alcuni casi magari sono degli occupanti abusivi che occupano per strutturare la casa a nome di un altro, e poi quest'altra persona gli dà una gratificazione economica e la vende, quindi c'è il lucro di mezzo. Non la scusa che sono dei senza tetto con bambini a carico è una scusa, perché magari lo fanno di professione, vanno occupando ogni singola casa e alla fine dietro c'è qualcuno che gli remunera, che ristruttura la proprietà e che riesce a venderla. È un'organizzazione, perché la comprano, la vendono, la comprano, la vendono, agente anonima, finché si perdono le tracce di chi la compra per ultimo, e poi la rivendono a un ignaro cittadino. Quindi molta speculazione c'è dietro a questi modi di procedere delittivi. Possono pure non essere dei veri senza tetto, magari non hanno più fissa dimora, ma lo fanno per professione, professano questa attività per guadagnarci. Io non so che altro dire. So che lo Stato dovrebbe aiutare le persone disagiate, dovrebbe aiutare tutte le parti a trovare una soluzione. Quindi scacciare dalle case occupate, in qualsiasi condizione si trovino gli occupanti, abbiano o no figli, ma allo stesso tempo dare a loro e a tutti gli altri che hanno famiglie e stanno in mezzo alla strada l'opportunità e l'occasione di vivere a modici prezzi in affitti popolari e di trovare un lavoro, perché bisogna dare dignità alla gente, dare dignità alla gente che accetta di avere dignità. Certo, poi ci sono quelli che se ne approfittano della loro condizione o che la ricercano apposta per vivere nell'illecito, occupare case, altri gli danno il denaro per ristrutturarle e alla fine rivenderle. E quindi tu che avevi la casa abbandonata in attesa di venderla, oppure che stavi in un processo giudiziario per ereditarla, in fase di ereditarla, magari in un contenzioso giudiziario
con parenti familiari, o magari che è stata pignorata per debito, stavi appunto di riscattarla, in tribunale ti presenti a tempo per dire ho risparmiato i soldi, adesso inizio a pagare i miei debiti, te la vedi occupata e addirittura con un altro proprietario, perché intanto gli occupanti abusivi con famiglia a carico, per conto di organizzazioni, l'hanno rivenduta. Almeno così si dice, che in altri paesi funziona così. Quindi vabbè, secondo me è un'ingiustizia, carissimo amico mio, e ti ho riassunto tutto quello che potevo dirti. Secondo me comunque le case occupate secondo le modalità che dici andrebbero disoccupate entro le 48 ore, facendo irruzione e scacciando tutti. Non ci possono essere giustificazioni né dell'occupazione di case né di terreni, siano di privati cittadini, siano sotto sequestro giudiziario, siano in fase di eredità, o siano terreni e case del demanio pubblico, magari abbandonati come caserme, terreni, eccetera, anche aree di stazione di servizio della benzina, parcheggi abbandonati, stazionamenti abbandonati. E quindi grazie della tua gentile donazione, caro carissimo amico Gun Blood Scissor. Qua vi faccio vedere la super chat del nostro carissimo amico Gun Blood Scissor, che gli avrei potuto rispondere in super chat, ma io ho deciso di fargli un video. Quindi se anche adesso voi commentate nella super chat chiedendomi un argomento, 5 10 20 euro, e io vi faccio un video, anche di 18 30 minuti. E certo, se mi donate 200 euro lo faccio di un'ora il video, cercando di dirvi tantissime cose. Per il momento l'ho fatto di 17 minuti e 35, forse arrivo ai 18 minuti. Non voglio essere ridondante e quindi adesso vi lascio, anche perché sono stanco, ho dormito poco stanotte e non voglio abusare della vostra pazienza e della pazienza del nostro carissimo amico Gambla Scissor. Vi lascio, grazie di cuore, grazie di avermi seguito e mi raccomando, alla prossima. Ciao. E poi devo mettere in Premiere diversi video miei facendo la spesa, passeggiando per la città. Già ho caricato molti short e ne sto caricando molti. Non lasciate di seguire i miei short, i miei video in Premiere, guardate i miei video già trasmessi, condividete questa Premiere se vi è piaciuta, dategli like, commentate. Che ne pensate dell'argomento? Tantissimi saluti dal vostro Santen Chan e buon mercoledì. Non so se uscirà oggi questa Premiere. Ciao.